Finalmente, a distanza di, credo 6 mesi, riesco a montare questo attrezzo che ho acquistato appunto praticamente in inverno, e non sono ancora riuscito a montarlo perché sono sempre stato impegnato con il bagno, i vari lavori in giro, mille cose da fare, insomma, e non ho avuto mai tempo per montare questa segheria mobile. Questa è una segheria mobile molto interessante, a differenza di quella che avevo prima, quella la classica segheria da applicare direttamente sulla motosega, con cui ho creato qualche asse e che per carità non era male, perché alla fine per lavori saltuari va benissimo per creare pochi assi, però io ero interessato a qualcosa che mi permettesse di creare più materiale. Quindi inizialmente ero orientato su una segheria fissa, di quelle che vanno a corrente, che girano con poco meno di 3 kW, quindi sarei riuscito anche a farla andare con il mio impianto. Le segherie, quelle a nastro, quelle serie, però è una struttura importante, pesante, che va tenuta in un punto e difficilmente si riesce a spostare, ed è anche parecchio costosa. La via di mezzo che sono riuscito a trovare è praticamente questa segheria mobile, che funziona un po' e un po', cioè funziona come una segheria a nastro, ma funziona con la motosega. Quindi ha i suoi binari, ha il suo carrello per far scorrere la motosega, è relativamente portatile, cioè si può muovere un po' più agevolmente, e permette ovviamente non di fare dei volumi di materiale incredibili, quindi non una produzione industriale, però diciamo che per questo contesto probabilmente riesco a creare, a tirar fuori sicuramente più materiale rispetto a quanto non ne facessi con la segheria portatile, quella da tenere in mano, che causava oltretutto parecchio mal di schiena, perché bisogna star piegati con la sega sul pezzo, e invece questa qui ha un binario, ha un carrello, e quindi noi siamo sopra e agiamo facendo andare la motosega sul binario, quindi decisamente molto più comodo. Mi sono dovuto adeguare anche un pochino con l'attrezzatura a corredo, quindi ho preso una nuova motosega elettrica da collegare direttamente all'impianto elettrico della baita. Sono riuscito anche a trovare una catena mi pare che si chiami da ripping, cioè catene con angolo di taglio a 10 gradi per tagli lungovena, quindi ho finalmente anche la catena giusta per questo tipo di lavori. Adesso andiamo a montare tutto questo ambaradan di cose, insomma vediamo come si presenta anche questa segheria portatile, e poi proviamo a fare i primi tagli, vediamo anche il lavoro con la motosega, con la sua catena lungovena, se effettivamente è più veloce e più efficiente come avanzamento. Eccomi pronto finalmente per il primo taglio. Ho avuto qualche piccolo problemino nell'installazione della motosega, perché la Holzmann ha previsto 2 punti di fissaggio della motosega, ma io sto usando
una Makita elettrica che ha solo la possibilità di inserire uno dei due perni che ci viene fornito per il bloccaggio. Di conseguenza, andando avanti, la motosega poi ruota. Ho rimediato ingegnandomi un po', poi troverò una soluzione migliore. Adesso iniziamo a vedere come va. Comunque ho fatto una piastra con una perlina di legno, 2 squadrette AL di rinforzo, di bloccaggio, fissate alla piastra della torretta, in modo da tenere la motosega bloccata sul secondo punto di ancoraggio per evitare che ruoti con l'avanzamento. Dovrebbe funzionare. Altro piccolo problema riscontrato con la manopola che serve poi per avviare la motosega, quindi questa qui sul manubrio, diciamo, e anche qua ho dovuto ingegnarmi in qualche modo. Insomma, su questi dettagli la Holzmann poteva fare un po' di più, fornendo degli adattatori per più motoseghe, in modo da appunto stare qui e poi a perdere tempo con questi adattamenti. Per il resto ho fissato con 2 listelli, questo era previsto, con 2 listelli di legno la guida del carrello ai fissaggi del tronco, che si possono regolare in lunghezza fino a 2 metri nel mio caso. Io ho preso un tronco un po' più piccolo, iniziamo così a vedere un po' cosa viene fuori, insomma, e niente, proviamo a divertirci un po', vediamo quanto ci mettiamo a tirar fuori una fetta e come verrà fuori il lavoro. Ecco il primo asse realizzato con questa segheria. Vi posso dire che lavorare ovviamente in piedi è decisamente 1000 volte meglio rispetto allo stare piegati con la segheria mobile. Si può lavorare molto più a lungo e non si fatica per niente, proprio zero fatica. Adesso poi questo qui è un asse che è venuto un po' fine, devo un po' perfezionarmi con le misure, però taglia abbastanza velocemente, quindi direi che è uno strumento davvero molto efficace per un uso non professionale ma hobbistico avanzato, per realizzare progetti insomma un po' più strutturati.
Allora, posso giungere a una conclusione dopo aver tagliato già un po' di assi. Allora, devo dire che lo strumento è molto performante, non è uno strumento ovviamente professionale, cioè non è che possiamo pensare di avere una vera e propria segheria, però sicuramente qualcosa di decisamente molto più performante rispetto alla segheria portatile a mano. Purtroppo la regolazione tramite questi ganci che servono per fissare i tronchi non è che mi sta facendo impazzire proprio a livello di praticità, quindi c'è da studiare un pochino, c'è da migliorare alcuni aspetti, bisogna ingegnarsi un po', però diciamo che il risultato è decisamente ottimo, si tagliano assi in tempi relativamente brevi e si può quindi ottenere una produzione per uso personale abbastanza cospicua, diciamo. Quindi in conclusione penso che per realizzare degli assi con la motosega questo sia lo strumento migliore che ci sia in circolazione. L'ho comprato, l'ho pagato di tasca mia. Vi dico anche che ci sono dei difetti di cui vi ho parlato, non è tutto perfetto, quindi bisogna un pochino magari gestire delle cose e cercare di migliorarsele, ecco. Però la macchina è solida e i risultati sono decisamente soddisfacenti.